Buongiorno a tutti, dopo una notte di bufera di neve, questo è il risveglio fuori dalla finestra. Spazzaneve già in azione. Prima escursione di oggi, Canyon Fjadraglifrur, diventato famosissimo per un video di Justin Bieber, prima era sconosciuto. Il percorso dovrebbe essere di una mezz'oretta. -6. Temperatura esterna -6. L'inizio del canyon. Primo punto panoramico. Wow! Questo è il punto panoramico in fondo al canyon, diventato famoso per Justin Bieber, dove ci ha girato un videoclip. Dopo il suo videoclip chiusero questo parco per anni, perché tutta la gente che aveva iniziato a venire aveva distrutto la flora. E dopo hanno costruito questo percorso pedonale apposta per non distruggere l'erba. Siamo all'interno del parco Skaftatel e andiamo a vedere la cascata Svartifoss, quella con le colonne di basalto. Questo è il sentiero. Il parcheggio costa 1000 corone, circa 7 euro.
1,6 chilometri. Dotazione scaldamani. Primo punto panoramico del sentiero. Si iniziano a vedere da lontano colonne di basalto nere. Che meraviglia! Manca poco. Svartifos. Cascata è formata da colonne di basalto che si forma quando la lava e il magma si raffreddano. La contrazione provoca la divisione della nuova roccia in colonne a 6 lati. Le colonne si formano sempre ad angolo retto, a 90 gradi, rispetto alla superficie di raffreddamento, dove la perdita di calore è maggiore. Dove la superficie di raffreddamento è regolare, le colonne si irradiano in molte direzioni. Le colonne a 6 facce sono le più comuni. Arrivati! Ce l'abbiamo fatta! Che magia! Dopo un'ora di cammino arrivati in questo anfiteatro di roccia, ghiaccio e acqua. Wow! Ne valsa la pena. Adesso torniamo a valle, che si fa buio. Ciao! Buongiorno mondo! Ecco dove ci siamo svegliati stamattina. Questa è la nostra casetta. E la neve che è venuta stanotte. Adesso si fa le valigie e si parte verso la penisola di Reykjanes. Sprinare i vetri all'interno, mai fatto prima.
Meno 14. I cavalli islandesi. Ciao. Ehi, non ci mando. Siamo a Keldur, una decina di chilometri fuori dalla Ring Road, dove si trova una delle fattorie in torba meglio mantenute. Questa è tutta la gente che c'è. Ci siamo solo noi, meno 14 gradi, neve fresca per terra. Andiamo a vedere com'è. Questa è la strada da fare a piedi. Siamo i primi. Siamo arrivati all'antica fattoria di Keldur, dove c'erano dimostrazioni di come costruissero le case fino al 1900 in torba, mattoni di torba. Iniziarono a costruire così perché i coloni finirono il legname dell'isola. Le vetture che c'erano le usarono tutte per creare carbone, poi si resero conto che non ne crescevano più a causa della natura del terreno. Allora, per avere le case un po' più calde rispetto alla pietra, iniziarono a farle in torba. Il problema è che aveva una gran manutenzione, infatti c'era un sacco di umidità e infiltrazioni e ogni 50 anni dovevi cambiare i mattoni. Vediamo se si riesce a vedere qualcosa con tutta questa neve. E poi erano tutte collegate una all'altra. Gran bel posto, disperso nel niente. Le uniche persone siamo noi. Stavo girando.
Siamo sulla penisola di Reykjanes, quella dell'aeroporto per intenderci. Volevamo venire a vedere quella chiesetta là, Strandakirkja, che la leggenda vuole sia stata costruita da dei marinai che si salvarono da una mareggiata, e viene chiamata chiesetta dei miracoli perché ogni persona può andare a visitarla e chiedere che vengano esauditi i suoi miracoli. Quando appena parcheggiati là in fondo, un islandese ci ha detto in qualche modo a segni eccetera che qui giù c'erano delle foche. Adesso siamo venuti a vedere e proviamo a avvicinarci perché sono là. Proviamo ad andare un po' più vicino. Eccole spiaggiate al sole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siamo a Seltun, in questa area geotermica della penisola di Reykjanes, molto famosa ma poco turistica. Qua d'estate è tutto colorato di ocra, arancione, rosso, verde e c'è una gran puzza di uova marce. Ciao! Sulla via della nostra nuova casa di stanotte a Gardur siamo capitati per sbaglio in questo posto, Essiccatoi di Merluzzi. Impressionante. Migliaia e migliaia di merluzzi appesi. Durissimi. Uno di legno. Di là c'è l'Europa, di là c'è l'America. Saluta. Ciao, vado in America. Ciao. Sei in America? Sai che in America arrivati nella nostra ultima villetta a Gardur, quella lì, la numero 2. La sveglia alle 3 ci ha permesso di ammirare per la seconda volta in queste vacanze l'aurora boreale.
Siamo in centro a Reykjavik, nell'attesa del volo aereo di ritorno. Quest'anno almeno non diluvia, neanche qua. Cielo sereno. Il problema è che gli acquisti sono proibitivi. Ho visto una bella giacca, prezzo 1850 euro. Un bel piumino però. Penso che sia l'unica capitale con delle casette così. Alle mie spalle Almgrímskirkja, la chiesa protestante più famosa dell'Islanda. È stata costruita per creare l'effetto delle colonne di basalto tipiche di qua. Quella alle mie spalle è Leif Erikson, il vichingo che si dice scoprì per primo l'America, molto prima di Colombo. Chissà chi ha ragione. Ma niente, scuola. Vai. Two dog, one without onion. Pranzo tipico islandese di Reykjavik, 5 euro l'uno. Buon appetito. Siamo alla riconsegna dell'auto, purtroppo è finito presto. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi e lasciate un mi piace.